E ieri, coincidenza, io faccio una visita dalla ginecologa che mi fa la palpazione e mi dice: ma signora Salerno, caspita, lei non ha le protesi. Io ero convintissima che lei avesse le protesi. Lo so che è una vita che tutti dicono che io sono rifatta tutta, ma me lo dicono da quando ho 17 anni, a dire il vero, quindi ormai ci sono abituata, sinceramente. Ma se una si fosse fatta al seno potrebbe anche dirlo, io lo direi sinceramente, me lo sono rifatto, sti cavoli, no? Giusto, tanto cosa c'è di male? No? Niente, quindi insomma, però non me lo sono rifatto, motivo per cui è giusto puntualizzare, e abbiamo puntualizzato. Eccoci qua, amici della soffitta. Sistematevi comodi tra poltrone retro e via che esse impolverate, perché oggi riapriamo un vecchio faldone che ha fatto la storia del gossip anni 80 e 90. Altro che soap opera. Quello che stiamo per raccontarvi è uno di quei casi che hanno infiammato le pagine dei rotocalchi e scatenato il pubblico televisivo. Una vicenda talmente surreale che ancora oggi viene ricordata con un misto di nostalgia e incredulità. Ecco a voi. La guerra dei seni? Sì, avete capito bene. O, per dirla meglio, Sabrina Salerno contro Angela Cavagna. Due icone esplosive della televisione italiana, una sfida all'ultimo décolleté tra accuse, tribunali e colpi di scena che sembrano usciti da una puntata di Drive-In scritta da Dario Argento. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like se amate queste perle della memoria pop italiana. E ovviamente fateci sapere nei commenti quale diva o quale rivalità vorreste vedere raccontata nella prossima puntata della Soffitta. La storia comincia con due ragazze nate a pochi chilometri l'una dall'altra. Da un lato Sabrina Salerno, nata a Genova nel 1968, esplosa nel mondo della musica pop con il singolo Boys, Summertime Love, diventato un tormentone internazionale grazie al suo ritmo trascinante e a un video musicale che ha lasciato un bel segno nella memoria collettiva. Dall'altro lato Angela Cavagna, nata nel 1966, ballerina, showgirl e futura infermiera provocante di Striscia la Notizia. All'inizio tra loro non c'era alcuna rivalità. Anzi, Angela aveva persino lavorato come corista nei tour di Sabrina. Si conoscevano da ragazze, si frequentavano, ma come spesso accade, la notorietà cambia le cose. E quando il successo esplode per entrambe, ecco che scocca la scintilla. È il 1990 quando Angela Cavagna, fresca di notorietà televisiva grazie al TG satirico di Antonio Ricci, rilascia alcune dichiarazioni che fanno scalporenza. Accusa Sabrina Salerno di essersi ritoccata il seno e le labbra. Dice testualmente che la conosceva da quando aveva 16 anni e che lì davanti non aveva granché. Una frecciatina tutt'altro che velata che fa subito il giro dei media. Sabrina, che in quel momento è al top della sua carriera, non ci sta e non lo dice in un'intervista qualsiasi. Passa direttamente alle vie legali. Accusa Angela di diffamazione e si arriva a un processo vero e proprio. Il caso finisce in tribunale. I giornali titolano con ironia: Angela e Sabrina a colpi di décolleté. Sembra una sceneggiatura scritta per colpo grosso, ma è tutto vero. A quel punto la querella raggiunge livelli surreali. Il legale di Angela Cavagna propone che Sabrina si sottoponga a una visita medica con perizia ufficiale per dimostrare che il suo seno è naturale. Una specie di processo alle forme, con tanto di possibile ispezione tecnica in aula. Sì, davvero. Sabrina rifiuta di presentarsi all'esame clinico. Forse per dignità, forse per evitare ulteriori speculazioni. La causa viene archiviata. Fine del procedimento, ma non della leggenda. I giornali dell'epoca continuano a cavalcare l'onda e la famosa guerra dei seni entra ufficialmente nell'archivio delle faide più assurde del mondo dello spettacolo italiano. Ma cos'è accaduto davvero? Beh, che ci fosse del risentimento è evidente. Forse una rivalità alimentata dai media, forse una vera antipatia nata da screzi personali. Di certo, Angela Cavagna non ha mai fatto marcia indietro. Per anni ha ribadito di non aver detto nulla di falso. E Sabrina, dal canto suo, ha sempre negato qualsiasi intervento, mantenendo un profilo più sobrio e scegliendo di lasciar parlare la sua carriera. Le due non sono mai più apparse insieme in TV. Non ci sono state riconciliazioni pubbliche né incontri chiarificatori, solo dichiarazioni a distanza e un gelo mediatico durato 30 anni. Ma attenzione, perché la storia non finisce lì. Siamo nel 2023. Tutto sembra archiviato, finito nel dimenticatoio. E invece Angela Cavagna, intervistata dal Corriere della Sera, torna sulla vicenda.
Dice che secondo lei il seno di Sabrina era rifatto e che la mancata presentazione in tribunale, all'epoca, fu una prova implicita. Boom, nuova fiammata. Stavolta però Sabrina Salerno risponde colpo su colpo. Pubblica su Instagram un documento medico ufficiale firmato da un primario di chirurgia plastica che certifica l'assoluta naturalezza del suo seno. Niente protesi, nessuna cicatrice, tutto autentico. Il documento, serio e professionale, diventa virale. I fan applaudono la trasparenza, i media tornano a parlare della faccenda. Sembra un atto definitivo, quasi liberatorio. Ma neanche a dirlo, Angela Cavagna non ci sta. La risposta arriva sempre su Instagram. Angela pubblica un'immagine divisa in due. Da una parte lei in bikini negli anni '80, dall'altra Sabrina nello stesso periodo, con una scollatura più timida. A corredo la scritta ironica, trova le differenze. E una battutina velenosa sul fatto che basterebbe guardare le foto, invece di affidarsi a perizie di amici chirurghi. Il post fa discutere, come era prevedibile, ma Angela conclude dicendo che non ha cercato visibilità e che la questione per lei è chiusa. Forse davvero, stavolta, è l'epilogo definitivo di una vicenda durata più di 30 anni. Chi ha vinto la guerra dei seni? A ben vedere nessuna. O forse entrambe. Sabrina Salerno ha continuato la sua carriera senza mai perdere credibilità, costruendo un'immagine forte, indipendente e, oggi più che mai, pienamente riabilitata anche rispetto alle dicerie del passato. Angela Cavagna invece ha saputo cavalcare la notorietà con personalità e ha sempre difeso la sua versione con coerenza. Ma alla fine, il vero vincitore è stato il gossip italiano, che con questa storia ci ha campato per decenni. E noi, dalla nostra soffitta, non possiamo che ringraziare per questo spaccato d'epoca irresistibile, un mix di vanità, gelosie, battute taglienti e documenti medici. E ora tocca a voi. Ve la ricordavate questa rivalità? Siete team Sabrina o team Angela? Ditecelo nei commenti. E se la puntata vi è piaciuta, lasciate un bel like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella per non perdervi nemmeno una delle nostre chicche vintage. Alla prossima per un nuovo viaggio nei retroscena più incredibili della cultura pop italiana.